Benvenuti in un viaggio attraverso la storia, dove oggi esploreremo la leggendaria battaglia di Stirling Bridge, un momento cruciale nella prima guerra d'indipendenza scozzese. Siamo nell'anno 1297, vicino alla città di Stirling, in Scozia. Qui, sulle rive del fiume Forth, si svolse uno scontro che cambiò il corso della storia scozzese. Il ponte di Stirling, allora un semplice passaggio in legno, divenne il cuore di questa battaglia. Stretto e limitante, divenne il punto focale dello scontro tra gli eserciti scozzesi e inglesi. Da una parte, gli eroici leader scozzesi William Wallace e Andrew Moray, con un esercito di circa 6.000 uomini, in gran parte fanti. Nonostante fossero in minoranza, la loro conoscenza del terreno e la strategia astuta furono decisive. Dall'altra, l'imponente forza inglese guidata da John de Warenne e Hugh de Cressingham, con circa 10.000 uomini, tra cui cavalieri e arcieri. Ma il loro numero e la loro forza non furono sufficienti in quel giorno fatidico. Il conflitto ebbe inizio nel 1296, quando Edoardo I d'Inghilterra invase la Scozia, sfruttando una crisi di successione al trono scozzese. Nel 1296, John de Warenne, conte di Surrey, sconfisse John Comyn, conte di Buchan, nella battaglia di Dunbar. Re John Balliol si arrese a re Edoardo I d'Inghilterra a Brechin il 10 luglio, e i proprietari terrieri scozzesi furono costretti a riconoscere la sovranità di Edoardo. Nel 1297, Moray iniziò una rivolta nel nord della Scozia e entro la fine dell'estate controllava Urquhart, Inverness, Elgin, Banff e Aberdeen. Wallace si unì a Moray a settembre vicino a Dundee e insieme marciarono verso Stirling, considerata la chiave della Scozia secondo lo storico Stuart Reid. Andrew Moray e William Wallace, leader della resistenza scozzese, unirono le loro forze per affrontare gli inglesi. Ma chi erano William Wallace e Andrew Moray? William Wallace è una delle figure più emblematiche e celebrate della storia scozzese, noto ai giorni nostri per il film Braveheart, interpretato con successo dall'attore Mel Gibson. Conosciuto per il suo ruolo di leader nella resistenza contro l'Inghilterra durante la prima guerra d'indipendenza scozzese, Wallace nacque intorno al 1270, probabilmente vicino a Elderslie, in Scozia. Era figlio di un piccolo proprietario terriero e crebbe durante un periodo di turbolenza politica in Scozia. Emerse come figura chiave della resistenza scozzese dopo la sottomissione della Scozia a Edoardo I d'Inghilterra. La sua ascesa iniziò dopo aver ucciso il governatore inglese di Lanark nel 1297, un atto che lo rese un eroe popolare e catalizzò la ribellione scozzese. Andrew Moray, meno noto di William Wallace ma altrettanto importante, fu un altro protagonista fondamentale nella prima guerra d'indipendenza scozzese. La sua vita e il suo ruolo nel conflitto sono cruciali per comprendere la resistenza scozzese contro l'Inghilterra. Nacque in una famiglia nobile scozzese intorno al 1270. La sua famiglia possedeva terre nel nord della Scozia, una regione che giocò un ruolo significativo nella resistenza contro l'occupazione inglese. Moray emerse come leader della resistenza nel nord della Scozia nel 1297. La sua ribellione iniziò poco dopo la sottomissione della Scozia a Edoardo I d'Inghilterra e rapidamente guadagnò terreno, conquistando importanti castelli e città. Moray si unì a William Wallace, combinando le loro forze per affrontare l'esercito inglese. La loro alleanza fu cruciale per la successiva battaglia di Stirling Bridge. Andrew Moray è spesso oscurato dalla figura più carismatica di William Wallace, ma la sua importanza nella storia scozzese è indiscutibile. Fu un leader capace e un tattico astuto, la cui azione fu fondamentale per il successo iniziale della resistenza scozzese. John de Warenne, conte di Surrey, e Hugh de Cressingham, comandanti dell'esercito inglese, cercarono di sopprimere la rivolta scozzese. Surrey, unitosi a Cressingham a luglio, arrivò a Stirling il 9 settembre 1297. A quel punto, Moray e Wallace avevano già occupato Abbey Craig. Surrey era preoccupato per il numero di scozzesi che affrontava, separati da un lungo argine e un ponte stretto e in legno sul fiume Forth vicino al castello di Stirling. Decise di ritardare l'attraversamento per alcuni giorni per negoziare e studiare l'area. Questi eventi posero le basi per una delle battaglie più significative nella lotta per l'indipendenza scozzese, evidenziando il crescente spirito di resistenza contro il dominio inglese e la determinazione dei leader scozzesi di difendere la loro terra. Le forze scozzesi guidate da Wallace e Moray contavano su circa 300 cavalieri e 6.000 fanti. Nonostante fossero in inferiorità numerica rispetto agli inglesi, gli scozzesi erano guidati da comandanti abili e conoscevano bene il terreno.
La loro strategia si basava sull'uso efficace della fanteria e su tattiche di guerriglia. Le forze inglesi contavano su circa 3.000 cavalieri e oltre 7.000 fanti. L'esercito inglese era composto da un gran numero di arcieri, in inglese longbowmen, migliaia di fanti e un considerevole contingente di cavalleria pesante. Nonostante la loro superiorità numerica e l'equipaggiamento, subirono una sconfitta a causa di scelte tattiche errate e della difficoltà di manovra nel terreno circostante il ponte di Stirling. La battaglia si svolse in un contesto unico, caratterizzato da un ponte stretto e lungo che attraversava il fiume Forth vicino al castello di Stirling. Questo ponte, largo abbastanza solo per permettere il passaggio di 2 cavalieri affiancati, divenne il fulcro della strategia scozzese. I comandanti inglesi, preoccupati per il numero di scozzesi che si trovavano dall'altra parte del ponte, ritardarono l'attraversamento per alcuni giorni, sperando in negoziati e cercando di valutare meglio la situazione. Tuttavia, sotto la pressione di Hugh de Cressingham, decisero di attaccare direttamente attraverso il ponte. Gli scozzesi, posizionati strategicamente sull'Abbey Craig, un'altura che dominava la pianura morbida a nord del fiume, attendevano il momento giusto per attaccare. Quando un numero significativo di truppe inglesi, circa 2.000, ebbe attraversato il ponte, Wallace e Moray ordinarono l'attacco. I loro fanti, armati di lunghe lance, respinsero una carica della cavalleria pesante inglese e poi contrattaccarono la fanteria nemica, prendendo il controllo del lato est del ponte e tagliando la possibilità di rinforzi inglesi. Gli inglesi, intrappolati nella curva del fiume e senza possibilità di ritirata o soccorso, furono in gran parte uccisi. Solo pochi riuscirono a fuggire nuotando attraverso il fiume. Marmaduke Twang fu uno dei pochi che riuscì a ritirarsi attraverso il ponte con alcuni dei suoi uomini. Dopo la battaglia, Surrey, rimasto con un piccolo contingente di arcieri a sud del fiume, ordinò la distruzione del ponte e si ritirò verso Berwick, lasciando il castello di Stirling isolato e abbandonando le Lowlands agli scozzesi. La vittoria scozzese a Stirling Bridge fu significativa, non solo perché dimostrò che la fanteria poteva superare la cavalleria in determinate condizioni, ma anche perché segnò un punto di svolta nella lotta per l'indipendenza scozzese. Non fu solo una vittoria militare per la Scozia, ma ebbe anche profonde ripercussioni storiche e politiche. Questo trionfo contro l'Inghilterra rafforzò notevolmente il movimento per l'indipendenza scozzese, infondendo un nuovo spirito di speranza e resistenza nella popolazione. La vittoria elevò William Wallace e Andrew Moray a eroi nazionali. La loro astuzia e coraggio nella battaglia divennero fonte di ispirazione per molti scozzesi, portando a un aumento del sostegno alla causa indipendentista. Wallace, in particolare, fu nominato guardiano del Regno di Scozia, riconoscendo il suo ruolo cruciale nella lotta contro l'Inghilterra. Tuttavia, il destino di entrambi i leader fu segnato da tragedia e sacrificio. Andrew Moray morì poco dopo la battaglia, a causa delle ferite riportate. La sua morte fu un duro colpo per il movimento indipendentista, ma il suo contributo non fu mai dimenticato. William Wallace continuò a guidare la resistenza scozzese, ma dopo la sconfitta nella battaglia di Falkirk nel 1298 e vari anni di guerriglia, fu infine catturato dagli inglesi nel 1305. La sua esecuzione per tradimento fu brutale, ma servì solo a cementare ulteriormente la sua immagine come martire e simbolo della libertà scozzese. La battaglia di Stirling Bridge rimane un punto di svolta nella storia scozzese, un momento in cui la determinazione e il coraggio di pochi cambiarono il destino di molti. Questo evento non solo segnò una vittoria militare, ma anche l'inizio di una nuova era di resistenza e lotta per l'indipendenza della Scozia. Questa battaglia non solo ha plasmato il corso della storia scozzese, ma continua a ispirare generazioni nella loro ricerca di giustizia e autonomia. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso uno dei capitoli più emozionanti della storia scozzese. Fino alla prossima volta, continuate a esplorare e a scoprire le incredibili storie che il nostro passato ha da offrire.